Ti sei accorto quante persone vogliono qualcosa ma non sono disposte a pagare il prezzo di quel qualcosa? No, non sto parlando di soldi, sto parlando di fare dei piccoli sacrifici. Per esempio, quanto vorrei smettere di fumare e non fanno nemmeno un piccolo sacrificio per iniziare il loro percorso. O quanto vorrei dimagrire e non fanno nemmeno un piccolo sacrificio per pulire la loro alimentazione, disintossicarsi. O quanto vorrei ottenere la laurea oppure ottenere quel tipo di risultato nello sport. I sacrifici sono il percorso necessario per attraversare tutta l'esperienza da un punto A a un punto B. Sono quelle cose che danno valore a ciò che stai facendo. Io so che ci hanno inculcato che i sacrifici sono un qualcosa che ci fa male, che è fastidioso e certo, se dovessimo parlare di piacere, fare un sacrificio non è proprio un piacere, però è il passaggio, è lo strumento che utilizziamo per andare dall'altra parte. Ora, è chiaro che se i sacrifici sono troppo grandi e rispetto alla sensazione di benessere che otterrai, non ce la farai mai a portare in fondo il tuo percorso. E questi sono dei motivi per cui dico, se non sapete come programmare il vostro percorso, fatevi aiutare da qualcuno. Fatevi aiutare da qualcuno che sa come programmare un percorso, perché gli step by step sono necessari, ma non è così intuitivo organizzarli. Ci vogliono un po' di anni per capire chi è pronto per che cosa. Ma in generale voglio darvi delle informazioni per cominciare il percorso in autonomia. Fate i passi più piccoli possibili. Ma come più piccoli possibile, Caruso? È quando arrivo al risultato. Il problema non è quando arrivi al risultato, il problema è se arrivi al risultato. Se fai degli strappi di cambiamento, se fai dei passi troppo lunghi, non riesci a sostenere il tuo percorso. Quindi il primo consiglio è: fai passi molto piccoli, i più piccoli che puoi, ok? Per esempio, se vuoi dimagrire, mangia tutto quello che vuoi mangiare, meno un boccone. E quando dopo 15 giorni ti sei abituato a questo, togli un altro boccone, il passo più piccolo che puoi. Se non sei in grado di essere gentile con te stesso, non riuscirai mai a cambiare, perché tratterai te stesso con, con durezza. Questo è il secondo consiglio che ti do. Il terzo consiglio che ti do è: abbi ben chiaro che cosa vuoi ottenere, perché davvero potresti ottenerlo e non renderti conto che ce l'hai già. Purtroppo molte persone vorrebbero essere più fortunate, ma non hanno la consapevolezza di fortuna che cos'è, o almeno fortuna che cos'è per loro. Quindi soffermati e chiarisci bene che cosa vuoi. Spero che questo video ti invogli un po' ad iniziare il tuo percorso di miglioramento e di sviluppo. Se hai bisogno di una mano, contattami, perché sono pronto a farti raggiungere dei risultati, ma ricordati, i sacrifici sono quegli strumenti che ti servono, sono a tuo servizio per ottenere qualcosa. In ogni caso dovrai spendere dell'energia, in ogni caso ci vorrà del tempo, dello spazio e un'intenzione. Quindi se hai un buon programma, stai tranquillo che non te ne accorgi nemmeno. Se invece vuoi fare tutto da solo ma non hai le competenze, quel sacrificio lo sentirai veramente tanto addosso. Ma la buona notizia è che ci sono strumenti per non farti sentire il disagio e per comunque cambiare. Ma per questo aspetto la tua mail. Buona giornata.